Rini, ci pensi al futuro? Io ci penso con un po' di tristezza. Pensa, noi tra qualche anno saremo superati. La gente non si ricorderà più di noi. Forse di te non si ricorderanno, ma io, se permetti, fra 10 anni e anche 20 sarò ancora in grado di lavorare. E io ho 20 anni meno di te. Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove la polvere lascia spazio al desiderio e i ricordi prendono forma tra le curve, le risate e le suggestioni delle dive che hanno segnato un'epoca. Oggi torniamo indietro nel tempo per rendere omaggio a una donna che non ha mai avuto bisogno di urlare per farsi notare. Le bastava entrare in scena e il resto lo facevano la sua voce vellutata, la sua eleganza naturale e quel corpo che faceva girare la testa a tutta l'Italia. Lei è Minnie Minoprio. E va bene, ho capito. Minnie Minoprio! Nata il 4 luglio 1942 a Ware, in Inghilterra, Minnie, all'anagrafe Virginia Ann Minoprio, cresce tra musica e palcoscenico. A soli 15 anni debutta nel musical Cinderella al Teatro Colosseo di Londra, firmato Rodgers e Hammerstein. Frequenta l'Arts Educational School, l'Accademia di Danza Classica e studia anche canto lirico. Non proprio la classica showgirl improvvisata, Minnie ha una preparazione artistica seria, solida, internazionale. Nel 1959, durante una tournée teatrale, viene notata da due mostri sacri dello spettacolo italiano, Walter Chiari e Lelio Luttazzi. La portano in Italia e da lì parte una storia che diventa leggenda. Il cinema si accorge subito di lei. È il 1969 quando debutta in Zingara, diretto da Mariano Laurenti. Ma è negli anni 70 che esplode definitivamente. Roma Bene di Carlo Lizzani. L'altra faccia del Padrino di Franco Prosperi, il colonnello Buttiglione diventa generale di Mino Guerrini. Minnie interpreta personaggi affascinanti, ironici, sempre con quella classe tutta sua che non passa inosservata. Tra i titoli da ricordare c'è Una storia ambigua, del 1986 per la regia di Mario Bianchi e naturalmente non possiamo dimenticare L'infermiera del 1975 di Nello Rossati. Minnie in camice bianco, ammaliante e provocante, è una delle immagini simbolo del cinema di genere italiano. Ma la sua carriera non si ferma certo al grande schermo. Minnie invade la televisione italiana con la sua voce calda e il sorriso contagioso. Partecipa a Speciale per noi nel 1971, a Teatro 10 e sai che ti dico? Nel 1972, affiancando miti come Paolo Panelli, Pice Valori, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ed è proprio in Speciale per noi che canta in chiusura Quando mi dici così, sigla cantata da Fred Bongusto. La sua interpretazione, elegante e avvolgente, crea uno scandalo tale da finire in Parlamento con un'interrogazione. Segno che Minnie, con stile e misura, lasciava il segno anche senza mai esagerare. Minnie Minoprio è anche una grande amante del jazz. Già nel 1968 pubblica il suo primo 45 giri, Hélène, cosa c'è di male se, con arrangiamenti Dixieland. Negli anni successivi collabora con nomi storici come la Roman New Orleans Jazz Band, il Basson Valdambrini Quartet e il Groupe Blue Four. Nel 1987, insieme al marito Carlo Mezzano, apre il Cotton Club di Roma, un tempio della musica vintage dove ancora oggi si respira la magia del jazz più autentico. E non è finita. Minnie è anche scrittrice. Ha pubblicato romanzi come Il Passaggio nel 1992, Benvenuti a bordo nel 2007 e Minnie Sette Spiriti nel 2014. Ha scritto per la radio, per la televisione e perfino i testi di alcune canzoni. Negli anni 70 e 80, Minnie è un volto amatissimo anche dalle riviste patinate. Le sue copertine su Playmen e Playboy sono piccoli capolavori di charme e raffinatezza, mai volgare, sempre magnetica. Le sue foto in posa audace sono celebri per la capacità di esaltare la femminilità con gusto, giocando con l'immaginario seduttivo senza mai cadere nel banale. E arriviamo ai giorni nostri. Nel 2023 Minnie Minoprio partecipa a The Voice Senior su Rai 1, entrando nel team di Clementino. La sua voce, la sua presenza, il suo carisma, nulla è cambiato. È ancora lì, padrona del palco, a ricordarci che il talento vero non ha età. Minnie Minoprio è un'artista totale, attrice, cantante, scrittrice, intrattenitrice, regina del jazz e della televisione, figura di eleganza e di forte carisma. Ha saputo attraversare decenni di spettacolo senza mai perdere la propria identità, mantenendo sempre alto il livello e la classe.
Se questo viaggio nel mondo di Minnie Minoprio vi ha affascinato, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. E come sempre, scrivete nei commenti quale attrice vorreste che raccontassimo nella prossima puntata. Perché qui, nella Soffitta, la bellezza è eterna e non passa mai di moda. Wow.